Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale e questo, come vedete, tutto qua intorno è a ranco. Allora, questo video sarà dedicato a una cosa abbastanza importante perché ci saranno delle grandissime modifiche in questo video e vi tengo a continuare a vedere il video perché sarà una cosa credo abbastanza interessante per eventuali modifiche da fare su qualsiasi tipo di van o costruire direttamente i mobili all'interno di un qualsiasi furgone o trasformazione. Anche per una roulotte potrebbe essere interessante questo video o qualsiasi altra cosa. Allora, cosa faremo in questo video? In questo video smonteremo questo mobile e quel mobile e per andare poi a creare un mobile al posto di questo con anche quella roba lì dentro. Quello che ho in testa è più o meno così. Toglierò la stufa, metterò un cinebasto, poi vedrete anche il montaggio di quella roba lì e farò anche altre chicchette abbastanza interessanti per l'acqua e altre cose. Comunque adesso iniziamo a fare questo lavoro, svuoto tutto quanto e si smonta. Ah, un'altra cosa, vedo che tantissimi di voi seguono i video ma non sono iscritti, per cui se volete iscrivervi al canale farebbe bene e non costa niente, è gratuito, per cui poi magari potete trovare qualcosa che potrebbe interessarvi ogni volta che ci sarà un video nuovo, rimarrete aggiornati. Allora, in questo mobile abbiamo la dispensa che adesso è ancora un po' pienotta, carta igienica che non c'entra niente qua perché c'è il suo posto specifico. Qui abbiamo il reparto dedicato alla bombola del gas, qua dentro c'è anche il serbatoio delle acque chiare, stufa per il riscaldamento che non ha nessun tipo di ventilazione, semplicemente l'aria entra da qua ed esce di qua calda. Qui abbiamo il lavandino, sotto questo bellissimo tagliere che ho fatto su misura abbiamo i fornelli e qua in basso abbiamo un reparto dedicato al portapotti, ciabattine, carta igienica, i prodotti per questo qua dietro e qua abbiamo il serbatoio delle acque grigie che poi andrà spostato ovviamente, però questo qua rimane ormai parte integrante del mobile e basta. Avanti con gli scavi! Ricordate che le bombole si aprono e si chiudono nel senso opposto, il bullone di fissaggio va a rovescio. Così è tutta un'altra storia. Oh, guarda che bello, molto bene. Poi dopo bisogna mettere via tutta questa robettina qua, questi fili dell'acqua, un po' di cose, un po' di modifiche devo farle per togliere sta roba. Comunque niente di grave. Intanto continuiamo con quello. Benissimo, allora siamo arrivati finalmente qua. Ho tolto il serbatoio, ho tolto tutta questa parete qua che dovrò sistemare tutto. L'isolazione dentro è ancora buona, è molto rustica, però funziona bene, per cui credo che la lascerò. Sotto c'era la zona qua un po' brutta, per cui ho tolto tutto quanto. Qua c'è ancora il buco originale del furgone, che all'interno del furgone originale c'è questa botola per andare qua dove non so, attrezzi o altre cose, e ci sarebbero due sganci rapidi nella mira che non c'è, ma ho tolto via il tubo dell'acqua, corrente che c'era qui per una cavolata. Adesso metterò un po' di ordine qua dentro, che c'è la pompa dell'acqua, l'arrivo dal serbatoio,
e questo qua è il tubo che avevo già messo nuovo, che andava al lavandino, che non c'è più lì, per cui qua si cambierà un pochino tutto quanto. Diciamo che siamo a buon punto, con una bella pulita, e poi questa sarà la zona adibita a riscaldamento a gasolio, portapotti andrà più o meno qua, e questo andrà più o meno così, un senso l'altro, adesso non sto a guardare sta roba. Il mobile si svilupperà intorno a queste due cose qua, il serbatoio dell'acqua qua dietro, progetto fatto 3D con software super avanzato, e adesso vediamo di metterla in atto. Dunque, questo bruttissimo buco che hanno fatto in passato, ma brutto per l'aria della stufa a gas, e mi farà comodo per la ventilazione proprio della parte riservata al portapotti. Dunque il mio progetto prevede anche di togliere questa parte qua, che adesso dovrò rimuoverla, perché il mobile che farò sarà più alto di questa roba qui. Comunque lo vedrete. Iniziamo. Ok, abbiamo il serbatoio, abbiamo isolato qua dietro, ho tolto del polistirolo che c'era, ho messo questa situazione qua, serbatoio bello fisso come era prima, che non ha mai dato problemi, per cui l'unica differenza è che invece che essere appoggiato sui zoccoletti di legno che possono marcire, ho messo questo materiale isolante ultra rigido, per cui non avrà nessun problema neanche col peso, ma poi lo scoprirò strada facendo, ma non penso proprio che ci sia questo problema. Lasciato leggermente più alto di qua, in modo da non avere dei residui che magari rimangono dei prima, era così. Comunque è stato pulito dentro, mi piace qua libero, che adesso è comunicante con l'esterno, ma perché manca un coperchio, lo lascerò così proprio per far sì che quando ci sarà il riscaldamento in questa zona qua, praticamente il caldo che verrà prodotto, quello diciamo che verrà perso, andrà anche a scaldare questa zona qua dove c'è la pompa, raccordi eccetera, per evitare che si congeli se mai ci sarà abbastanza freddo. Ma con i tempi che corrono vai a Caponordo, il freddo non c'è, per cui magari è una cosa inutile, però voglio farla. Bene, proseguo con i lavori che adesso vedrete. Ecco fatto, un bel trattamento, si sa mai che ho toccato da qualche parte, adesso è bello isolato. Intanto abbiamo smontato tutto quanto, e per cui non mi resta che dirvi che il video finisce qua, per cui se è stato interessante lasciate un bel like, condividete ad amici che devono fare le stesse identiche cose, lasciate un commento su quello che sto combinando e magari qualche bel consiglio, che se volete proprio esagerare iscrivetevi anche al canale. Bene, da me arranco, per adesso è tutto, ciao!